La storia dell'arte raccontata da Philippe Daverio, Firenze e cura del Rinascimento, secondo volumetto. Gli angeli in piedi a sinistra, anziché sorreggere le vesti di Cristo, del Cristo, si tengono per mano in un gesto di concordia. Che potrebbe alludere alla riconciliazione delle chiese d'Oriente ed Occidente avvenuta in seguito al Concilio di Firenze del 1439. Il Cristo occupa l'asse centrale del quadro, attorno al quale è organizzata tutta la composizione, in un gioco di equilibrate corrispondenze. Gli strumenti della geometria sono dunque utilizzati per accentuare la sacralità dell'immagine. Piero, molto apprezzato dai suoi contemporanei, lavora a Roma presso la corte papale, a Urbino per Federico da Montefeltro, alla corte estensa di Ferrara e a Rimini per Sigismondo Pandolfo Malatesta. Presso la corte di Urbino, Piero della Francesca scrisse il trattato di prospettiva Pingendi e realizzato le altre opere. La Sacra Conversazione, oggi a Brera, un vero e proprio manifesto dell'umanesimo matematico, che trionfava alla corte di Federico da Montefeltro. La leggenda della Vera Croce ad Arezzo. Il ciclo della leggenda della Vera Croce, affrescato da Piero della Francesca nella chiesa di San Francesco ad Arezzo, è il documento più completo che ci resta del suo linguaggio pittorico. Il tema, che aveva una tradizione figurativa consolidata, viene organizzato su 3 registri, secondo una partizione più attenta al risultato compositivo che alla successione cronologica del racconto. Nelle 2 pareti maggiori, in alto, sono 2 lunettoni con la morte di Adamo e l'entrata di Eraclio in Gerusalemme. Primo e ultimo episodio del ciclo, entrambi ambientati in un paesaggio aperto. Nel registro sottostante sono rappresentati l'adorazione del sacro legno e l'incontro di Salomone con la regina di Saba. Dall'altro il ritrovamento delle 3 croci e la verifica della vera croce. Le scene acquisiscono qui un tono quasi cortese, come si può notare dagli elaborati costumi femminili, ma il ritmo è quello lento delle cerimonie liturgiche. Le forme sono geometriche, perfette e immobili, e conferiscono nobiltà anche ai gesti più semplici. Nelle scene del registro inferiore sono rappresentate 2 battaglie, la vittoria di Costantino su Massenzio e la battaglia di Eraclio e Cosroe. Anche in questo caso il ritmo della raffigurazione è rallentato e sulla drammaticità prevale un tono di ritualità sacrale. Sulla parete di fondo del coro sono raffigurati episodi minori, alcuni dei quali eseguiti con la collaborazione di aiuti. Completamente autografo è il sogno di Costantino. Le tenebre della notte sono squarciate da un raggio di luce divina, che cade dal cielo creando bagliori e penombre all'interno della tenda dove dorme l'imperatore. È il primo notturno della pittura italiana. Il cenacolo di Sant'Apollonia di Andrea del Castagno. Tra il 1445 e il 1450 Andrea del Castagno ricevette l'incarico di decorare il refettorio delle Benedettine del convento di Sant'Apollonia a Firenze.
Sulla parete nord l'artista dispiegò un ciclo pittorico di grande complessità, organizzato in 2 registri sovrapposti. Nel registro superiore, tra le finestre, sono raffigurati al centro la crocifissione, a sinistra la resurrezione, a destra il seppellimento di Cristo. Le scene sono collocate in uno spazio realmente retrostante rispetto all'edificio entro cui si svolge l'ultima cena, che occupa tutta la parte inferiore del dipinto. Gli elementi di raccordo sono dati dalla rappresentazione del tetto in scorcio e dal contrasto tra la luminosità tersa delle scene ambientate all'esterno e i colori più caldi e fortemente contrastati dell'ultima cena. Lo spazio architettonico, costruito secondo i principi della prospettiva centralizzata, appare quasi come un prolungamento dello spazio reale del refettorio. La drammaticità dell'evento è sottolineata dalla gestualità, carica di significati, degli apostoli. Il Cristo volto a benedire Giovanni, l'apostolo prediletto, appare per l'effetto prospettico, lievemente più piccolo di Giuda, che è collocato da solo al di qua della tavola. La soluzione di straordinaria audacia è impensabile al di fuori del clima culturale del Rinascimento fiorentino e non verrà ripetuta. Donatello e la scultura. I protagonisti del primo Rinascimento fiorentino trassero dallo studio dell'antico lo spunto per innovare le forme in senso realistico. L'arte antica offriva infatti modelli di straordinario realismo, caratterizzati dalla lavorazione a tutto tondo delle figure. Lo stesso studio della rappresentazione del movimento aveva raggiunto esiti molto alti, soprattutto nell'arte ellenistica. Attraverso l'antico Donatello riscopre, ripropone e rinnova la rappresentazione del corpo umano, che si arricchisce di aspetti legati appunto al movimento fisico, ma anche ai moti dell'animo, forzando in senso drammatico le coeve ricerche del Brunelleschi. La capacità di guardare alle opere classiche con curiosità e con atteggiamento spregiudicato consentì anche di recuperare tecniche artistiche dimenticate, come la fusione in bronzo a cera persa che porta con sé la rappresentazione della figura a tutto tondo, finalmente svincolata dall'architettura o quantomeno posta in relazione con lo spazio circostante. Il concorso del 1401, Brunelleschi e Ghiberti. Nel 1401 venne indetto a Firenze un concorso per la realizzazione di una nuova porta bronzea per il battistero. Il tema biblico proposto era quello del sacrificio di Isacco, da svolgere a rilievo entro una formella quadrilobata, uguale nella forma a quelle della porta trecentesca di Andrea Pisano. Le formelle del Ghiberti, vincitore del concorso, e del Brunelleschi si sono conservate e il confronto tra le due opere è significativo.